Stai cercando un video tutorial per realizzare una borsa all'uncinetto come questa, interamente infilato, con fondo e manici rinforzati per portare con te tutto quello che ti serve? Allora questo è il video tutorial giusto per te. Io sono Silvia e ti do il benvenuto o il bentornato qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento. Nel video di oggi andremo a realizzare insieme questa borsa interamente infilato con un'armonia di colori super particolare, data proprio dal filato di lavorazione dal quale prende poi il nome il nostro progetto. Filato Fanta Real della Real Filati, un filato 100% made in Italy con delle caratteristiche super particolari che andremo poi ad approfondire nella sezione del video dedicata ai materiali. Ma diamo ora uno sguardo più approfondito, più da vicino a questa borsa. Prima di tutto abbiamo un fondo rettangolare rinforzato ed è eseguita con un punto di lavorazione super compatto con apertura e chiusura a giro perfettamente invisibile. Anche i manici della nostra borsa sono rinforzati così da consentirci di portare all'interno tutto quello che ci serve per il nostro quotidiano. È una borsa perfetta per tutti i giorni, per andare a fare la spesa, per la spiaggia, che possiamo interamente personalizzare secondo le nostre esigenze. Infatti tutte le misure della nostra borsa Fanta Real sono a piacere. In particolare il mio progetto presenta una profondità di circa 11 cm, un'altezza complessiva dalla base ai manici di 53 cm e nella parte superiore, quella più ampia, una larghezza di circa 36 cm. Possiamo realizzarla con il fondo rinforzato o meno a seconda delle esigenze, possiamo creare un manico lungo a spalla come ho fatto io oppure un manico più corto. Possiamo non creare il manico infilato ma utilizzare ad esempio dei manici in bambù o dei manici in pelle. Insomma, è un progetto borsa che possiamo interamente personalizzare. Inoltre, per replicare questa borsa non ci servono particolari conoscenze dell'uncinetto, è perfetta anche per principianti, poiché utilizziamo solamente i punti base, la catenella, la maglia bassa e la maglia bassissima, e ovviamente vi seguo passo passo lungo tutte le parti fondamentali del progetto, con alcuni consigli e trucchetti per rendere ancora più stabile la vostra lavorazione. Passiamo quindi a vedere insieme tutti i materiali che ci serviranno per replicare la nostra borsa Fanta Real, in particolare il meraviglioso filato che dà proprio il nome a questo progetto. E mi raccomando, fatemi poi sapere se questa borsa sarà di vostro gradimento lasciando un bel pollice in su e un commento proprio qui sotto il video. E se non volete perdervi tutti i prossimi tutorial che ho in programma per voi, non dovete far altro che iscrivervi al canale, cliccando sull'apposito pulsante presente sempre qui sotto il video. Il filato super colorato di questo progetto è Fanta Real della Real Filati. Si tratta di una 100% lana merinos extra fine. È un filato made in Italy, prodotto e tinto interamente a biella dalla Real Filati. Il singolo gomitolo ha un peso di 50 grammi e una resa di circa 125 metri. Come numero di uncinetto e ferri da maglia ci vengono consigliate le numerazioni 3,5 oppure 4 e come abbiamo detto è una 100% lana merinos extra fine. Quali sono i punti di forza di questo filato? Prima di tutto è estremamente morbido, piacevolissimo da sentire sulla pelle. È molto ben ritorto e soprattutto facilissimo da lavorare sia con l'uncinetto che con i ferri da maglia. Ed è il filato perfetto per gli amanti dei colori sfumati. Guardando il filato così dall'alto penserete che questi gomitoli siano tutti di una tonalità differente. Questo è viola, questo tende all'azzurro verde, questo è un mix. In realtà tutti questi gomitoli appartengono alla stessa sfumatura, in particolare al colore 211.
Se andiamo leggermente ad aprire uno di questi filati, possiamo notare come si passi dal viola al fucsia e scendendo più in basso proprio questa sfumatura di verde azzurro. Guardate come il filato cambia gradevolmente da un colore all'altro all'interno dello stesso gomitolo. E pensate che questa è solamente una delle tante sfumature disponibili per questo filato. Dove potete trovarlo? Da tutte le mercerie e negozi rivenditori del marchio Real Filati. Scritto sullo schermo e nel box informazioni subito sotto il video trovate il link al sito di Real con la mappa interattiva dei rivenditori. E se avete un negozio, una merceria e volete diventare rivenditori del marchio Real, vi basterà contattare l'azienda al link che trovate ora scritto sullo schermo e sempre nel box informazioni sotto il video. Scoprirete così una realtà, un'azienda made in Italy nel cuore di Biella, sempre alla ricerca della massima soddisfazione per i suoi clienti e della massima qualità per i suoi prodotti. Se volete poi approfondire tutto il mondo dei filati Real, trovate una mia video recensione super accurata già disponibile proprio qui sul mio canale YouTube. E indicato sullo schermo vi lascio anche il numero esatto di gomitoli utilizzati per questo progetto. Lavorerò il tutto utilizzando un uncinetto numero 4. Ricordate sempre di adeguare il numero di uncinetto alla tipologia di filato che scegliete di utilizzare e soprattutto in base alla vostra mano di lavorazione. Il numero di catenelle che andremo ad avviare ora inciderà sulla profondità della nostra borsa, mentre il numero di giri che andremo ad eseguire per la lavorazione del fondo andrà ad incidere sulla larghezza del nostro progetto. Nel mio caso, con filato e uncinetto numero 4, vado ad avviare 15 catenelle. Completate le 15 catenelle, ne aggiungo una in più. Una catenella di supporto, che non deve essere conteggiata come punto. Partendo dall'uncinetto torno ora indietro nella seconda catenella che mi si presenta, 1 e 2, vi entro all'interno e lavoro un punto basso. Questo sarà il primo punto del mio giro e proseguo lavorando una maglia bassa all'interno di ciascuna catenella. Se avrò lavorato correttamente, al termine del giro avrò un totale di 15 punti bassi. Lavorata l'ultima maglia bassa, nell'ultima catenella disponibile ho completato il primo giro. Cominciamo il giro successivo. Catenella di supporto e volto il lavoro. Essendo di supporto, questa catenella non è conteggiata come punto. Partendo da qui, dalla prima maglia bassa che mi si presenta, lavoro un punto basso sopra ciascun punto fino al termine del giro. Non essendovi aumenti o diminuzioni, il numero di maglie basse ad ogni giro deve rimanere costante. Se il giro precedente l'ho terminato con 15 punti bassi, al termine di questo giro avrò sempre, se ho lavorato correttamente, 15 punti bassi. Lavorata una maglia bassa sopra l'ultimo punto disponibile, abbiamo completato anche il secondo giro. I passaggi di questo secondo giro sono quelli che dobbiamo ripetere per tutto il nostro fondo. Realizziamo sempre una catenella di supporto, voltiamo il lavoro ed eseguiamo una maglia bassa sopra ciascuna maglia bassa fino al termine del giro. Non vi sono aumenti o diminuzioni, quindi avremo sempre lo stesso numero di maglie basse. Proseguiamo in questo modo, giro dopo giro, fino ad ottenere un risultato come questo. In particolare ho lavorato a maglia bassa per un totale di 45 giri, compresi i primi 2 che abbiamo eseguito insieme. Il mio fondo in questo momento misura 10 cm sul lato corto
e 25 cm sul lato lungo. Al termine di questo giro, il numero 45, mi fermo per creare un fondo gemello, un secondo fondo esattamente identico a questo, sia come numero di punti sia come numero di giri e il più possibile uguale anche nelle misure. Questo secondo fondo lo andrò poi ad unire al primo per creare un unico fondo più spesso. Faccio questo perché, non utilizzando un filato specifico per borse, voglio dare maggiore sostegno alla mia borsa. Se lo desiderate, tra un fondo e l'altro potrete inoltre inserire un supporto, ad esempio un pezzettino di rete, un pezzettino di salpa o un pezzettino di feltro. Per creare il secondo fondo possiamo decidere se tagliare questo filo oppure utilizzare direttamente un nuovo gomitolo. Io scelgo questa seconda opzione. Quindi con un secondo gomitolo vado a creare un altro fondo esattamente identico a questo. Completato il secondo fondo, allungo un pochino l'asola, sfilo l'uncinetto, taglio il filo, sfilo il tutto e usando un ago vado a bloccare questo filo al di sotto dei punti, quelli che rimarranno all'interno tra i miei due fondi. Recupero il primo fondo dove faccio una catenella e volto il lavoro. Prendo il secondo fondo appena realizzato e li sovrappongo. Per tenere insieme il tutto vado a bloccare utilizzando delle pinzette per tessuto. Realizziamo ora un giro di perimetro nel quale andremo a lavorare contemporaneamente le due parti del nostro fondo, fondo 1 e fondo 2, unendole così insieme. Con l'uncinetto dobbiamo entrare sotto entrambe le costine dei nostri punti, sia sul fondo numero 1 che sul fondo numero 2. Quindi entro nel primo punto qui e nel primo punto anche dall'altra parte. Porto fuori il filo ed eseguo un punto basso. Questo punto basso, se siete principianti, vi consiglio di segnarlo con un marcatore. Il marcatore ci aiuterà quando andremo a chiudere il giro di perimetro. Ci spostiamo sul punto successivo, prendiamo entrambe le costine e stessa cosa dall'altra parte. Portiamo fuori il filo, punto basso. Proseguiamo in questo modo fino ad arrivare all'angolo opposto. Arrivati all'angolo, lavoriamo una maglia bassa e dobbiamo girare il lavoro da questa parte. Realizziamo quindi una catenella, ruotiamo il tutto e nello stesso punto dove abbiamo appena lavorato una maglia bassa ne andiamo a lavorare una seconda, prendendo sempre entrambe le parti. Siamo sul primo lato lungo del nostro fondo. Anche qui dobbiamo lavorare prendendo contemporaneamente fondo 1 e fondo 2. Quindi vado sul punto successivo su entrambi i pannelli e lavoro un punto basso. Proseguo in questo modo, lavorando una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione, fino ad arrivare all'angolo opposto. Arrivati all'angolo, davanti a noi sulla sinistra abbiamo le catenelle con le quali abbiamo cominciato la lavorazione dei nostri fondi. Entriamo nella prima catenella su entrambi i fondi e lavoriamo un punto basso, catenella, ruotiamo e nello stesso punto di base lavoriamo un'altra maglia bassa, così da completare il nostro angolo. Ogni angolo del fondo è composto da maglia bassa, catenella e maglia bassa. E proseguiamo con una maglia bassa all'interno di ciascuna catenella che ci si presenta,
fino ad arrivare all'angolo opposto. Realizziamo quindi una catenella, ruotiamo il tutto e nello stesso punto dove abbiamo appena lavorato una maglia bassa, ne andiamo a lavorare una seconda. Proseguo in questo modo, lavorando una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione. Eccoci al termine del giro, dobbiamo completare il quarto e ultimo angolo. Sappiamo che la sequenza per ciascun angolo è composta da maglia bassa, catenella e maglia bassa. La prima maglia bassa l'abbiamo già lavorata, è questa qui, quella che abbiamo segnato col marcatore quando abbiamo iniziato il giro di perimetro. Nello stesso punto dobbiamo quindi lavorare un'altra maglia bassa. Ci resta da eseguire la catenella per completare la nostra sequenza. La catenella la realizziamo utilizzando l'ago. Allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto, tagliamo il filo lasciandone un pochettino in più. Sfiliamo e giriamo il lavoro così da avere il marcatore rivolto verso l'alto. Con l'ago entriamo da dietro sotto la maglia segnata col marcatore. In questo modo. Lo togliamo e portiamo il filo verso di noi. Torniamo poi indietro all'ultima maglia bassa lavorata, questa volta passando al centro tra le due costine che la compongono e portando così il filo sul retro del lavoro. Con questi step abbiamo creato una finta catenella e chiusa la lavorazione del fondo in modo invisibile. Sempre usando l'ago vado a bloccare il filo sul retro del lavoro, su quello che diventerà la parte interna del mio progetto. Ed ecco qui il nostro fondo completato e possiamo notare come il tutto risulti più spesso. In questo modo daremo più stabilità al nostro progetto. Proseguiamo ora con il corpo borsa. Realizziamo un cappio con un nuovo filo. Lo togliamo dall'uncinetto e scegliamo una maglia qualsiasi tra quelle presenti. E con l'uncinetto dobbiamo entrare solamente nella costa retro, quella più lontana rispetto a noi, della maglia scelta. Quindi non facciamo questo, ma questo. Entriamo in costa retro, poniamo il filo sull'uncinetto e lo portiamo attraverso. Prendiamo il filo proveniente dal gomitolo e blocchiamo il tutto. Questa è la parte inferiore della prima maglia bassa in costa retro di questo giro. La parte superiore la realizziamo poi con la chiusura. Per tutto questo giro lavoriamo a maglia bassa in costa retro. Quindi vado sul punto seguente, eseguo un punto basso, il secondo punto basso del mio giro. Lo segno con un marcatore, così risulterà più semplice eseguire poi i passaggi per la chiusura del giro, soprattutto se siete principianti. Proseguo quindi lavorando una maglia bassa in costa retro sopra ciascun punto per tutto il giro. Lavorata una maglia bassa in costa retro sopra l'ultimo punto disponibile, andiamo ora a chiudere questo giro e a cominciare il successivo. Per fare questo allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto ed entriamo da dietro sotto entrambe le costine della maglia che abbiamo segnato col marcatore. Questo punto, quello che di fatto saltiamo, è quello che andiamo ora a completare in questo modo. Entriamo da dietro, togliamo il marcatore, prendiamo l'asola, la poniamo sull'uncinetto e la portiamo attraverso. I due fili che compongono l'asola, questi qui, sono diventati la parte superiore del primo punto del giro. Tengo fermo il filo sul retro e sfilo nuovamente l'uncinetto. Questi sono i due fili dell'asola. Questo è il punto basso sottostante. Vedete che ogni punto basso forma una sorta di piccola V. Con l'uncinetto dobbiamo entrare esattamente al centro di questa V.
in questo modo, prendiamo il filo, lo portiamo a traverso. Vedete come esce esattamente dal centro del punto sottostante. Recuperiamo l'asola sul retro e chiudiamo. Ecco la parte inferiore del primo punto del nuovo giro. Ci spostiamo sul punto successivo, questo qui. Anche in questo caso dobbiamo passare al centro della nostra V. Quindi vi entro in questo modo. Prendo il filo, porto a traverso e lavoro un punto basso. Questo è il secondo punto del mio giro. Lo segno con un marcatore. Il marcatore è sempre sul secondo punto di ogni giro. E devo proseguire in questo modo. Vado sul punto successivo, trovo il centro della V, prendo il filo e lavoro un punto basso. Proseguiamo in questo modo, lavorando una maglia bassa al centro della maglia bassa sottostante per tutto il giro. Questo sarà l'aspetto dei nostri punti al termine del giro. Ripetiamo ora i passaggi per la chiusura. Davanti a noi abbiamo il punto da completare e il secondo punto del giro segnato col marcatore. Allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto, entriamo da dietro sotto entrambe le costine del punto segnato col marcatore. Prendiamo l'asola, la poniamo sull'uncinetto e la portiamo sul retro del lavoro. Con la mano sinistra blocchiamo l'asola sul retro e andiamo qui, sul punto che abbiamo appena completato. Questi sono i due fili che compongono l'asola. Questa è la V del punto basso sottostante. Andiamo esattamente al centro della V, prendiamo il filo, lo portiamo a traverso, otteniamo così una nuova asola, recuperiamo quella sul retro e con il filo chiudiamo. Primo punto del nuovo giro. Ci spostiamo sul punto successivo, entriamo sempre al centro della V, prendiamo il filo, punto basso. Segniamo questo punto con il marcatore e dobbiamo proseguire in questo modo, lavorando sempre una maglia bassa al centro della maglia bassa sottostante e al termine del giro ripetiamo i passaggi per la chiusura che abbiamo appena visto insieme. Non ci sono aumenti e non ci sono diminuzioni. Proseguiamo in questo modo, giro dopo giro, fino ad ottenere un corpo borsa come questo. Ho lavorato raggiungendo un'altezza complessiva di circa 24 cm. Anche l'altezza, così come tutte le altre misure del nostro progetto, è a piacere. Più giri di lavorazione vengono eseguiti, più ovviamente alta diventa la nostra borsa. Per ottenere questo effetto super sfumato ho utilizzato sempre lo stesso filato, ma ho cercato di far combaciare il termine di un gomitolo con un determinato colore con l'inizio del gomitolo dello stesso colore. Mi spiego. In questo caso il mio gomitolo è finito con un filo di colore fucsia. Quindi per mantenere la sfumatura graduale, il gomitolo che andrò ora ad inserire sarà anche lui del colore più vicino, quindi di un colore fucsia. Passiamo ora alla creazione dei nostri manici. Per prima cosa andiamo ad appiattire in questo modo sul nostro tavolo il nostro progetto. Questo è il fondo dal lato lungo. Vado ad appiattire e faccio lo stesso nella parte superiore. Devo suddividere la mia borsa in varie parti. Sui due lati lunghi una parte di lavorazione verrà saltata per creare lo spazio per i manici, mentre sulle restanti parti proseguiremo a lavorare normalmente. Partendo quindi dal centro del mio progetto, traccio una linea immaginaria fino ad arrivare alla parte superiore e la segno con un marcatore. Nella parte superiore la mia borsa misura circa 36 cm e a 18 cm ho esattamente segnato il centro.
Partendo dal centro vado a misurare circa 8 cm sulla sinistra e 8 cm sulla destra e vado a segnarli con altri due marcatori. Devo ripetere questi step sull'altro lato lungo del mio progetto, quindi volto il lavoro. In questo caso però davanti a me si verifica un problema. Come potete vedere, la mia apertura e chiusura del giro è esattamente al centro dello spazio delimitato dal marcatore di destra e quello di sinistra. Questo che cosa vuol dire? Che questo spazio sarà quello composto dai punti che dovrò saltare per creare il mio manico. Quindi che cosa devo fare trovandomi in questa situazione? Vado a sfilare gli ultimi punti lavorati e mi fermo al punto precedente prima di eseguire la chiusura del mio giro. Completo la lavorazione del corpo creando ora una chiusura invisibile e con un nuovo filo proseguirò nei passaggi successivi. Questo step lo faccio perché appunto queste maglie saranno quelle che dovrò saltare. Se la mia chiusura del giro si fosse trovata ad esempio in questo spazio, avrei proseguito direttamente con la lavorazione dei manici. Vado quindi a posizionare i miei marcatori, dopodiché vediamo insieme come completare il corpo del progetto con una chiusura a giro invisibile. Al termine del giro, per chiuderlo in modo invisibile, allunghiamo l'asola e sfiliamo l'uncinetto. Se avanza molto filo possiamo tagliarne lasciandone un pochettino in più, oppure possiamo semplicemente, come nel mio caso, sfilare il tutto. Poniamo il filo su un ago e dobbiamo entrare da dietro sotto la maglia segnata col marcatore, questa qui, sempre la seconda maglia di ogni giro. Entro da dietro in questo modo portando il filo verso di me e torniamo poi indietro all'ultima maglia bassa lavorata, questa qui. Vi passiamo esattamente al centro tra le due costine nella parte superiore, portando così il filo verso l'interno del corpo borsa. Utilizzando l'ago vado a bloccare il filo in eccesso al di sotto dei punti appena lavorati. Con un nuovo filo, nel mio caso, vado a realizzare un piccolo cappio e lo sfilo dal mio uncinetto. E scelgo una maglia qualsiasi tra quelle presenti sul mio corpo borsa, esclusa la parte centrale, quella che dovremo saltare per creare i nostri manici. Vado ad entrare esattamente al centro del punto scelto, come abbiamo fatto per tutto il corpo del nostro progetto. Entro in questo modo, al centro della V, pongo il filo sull'uncinetto e lo porto attraverso, in questo modo, e vado a bloccare il tutto. Devo proseguire lavorando i punti come per la parte centrale del mio progetto fino ad arrivare al primo marcatore. Quindi entro qui, al centro della V, ed eseguo un punto basso. Segno questa maglia con un marcatore così da avere un aiuto visivo al termine della chiusura del giro. E lavoro i miei punti fino ad arrivare al prossimo marcatore. Lavoro un ultimo punto sulla maglia segnata con il marcatore. Queste sono le maglie che dobbiamo saltare e andare a sostituire creando delle catenelle. Più catenelle andiamo a creare, più lungo sarà il nostro manico. Partendo quindi da questo punto vado a realizzare le mie catenelle. Nel mio caso ho realizzato 90 catenelle. Il numero di catenelle è a piacere poiché non dobbiamo rispettare alcun multiplo. Facendo attenzione che le nostre catenelle siano tutte rivolte nello stesso verso, cioè non vi devono essere delle torsioni, saltiamo tutti i prossimi punti e andiamo direttamente sul marcatore successivo. Rimuovo il marcapunti ed entro esattamente al centro della V del punto che avevo segnato e vi lavoro un punto basso. Proseguo ora lavorando una maglia bassa al centro della maglia bassa sottostante per tutti i prossimi punti fino ad arrivare al prossimo marcatore.
Su questa maglia assegnata lavorerò l'ultimo punto basso, dopodiché andrò a replicare le mie catenelle. Il numero di catenelle realizzate per il primo manico deve essere uguale per il secondo manico. Quindi nel mio caso vado a realizzare 90 catenelle e andrò direttamente qui, su questa maglia assegnata con il marcatore, per agganciare le mie catenelle. Proseguirò poi con una maglia bassa sopra ciascun punto fino ad arrivare al termine del mio giro. Al termine del giro realizziamo la chiusura seguendo gli stessi step utilizzati per il corpo del progetto. Dopodiché lavoriamo una maglia bassa punto su punto fino ad arrivare alle nostre catenelle. Davanti a noi abbiamo l'ultima maglia bassa e a seguire le nostre catenelle. Su quest'ultimo punto, per dare maggior sostegno, eseguiamo una piccola variazione. Invece di entrare al centro di questa V, entriamo al centro della V del punto sottostante, questo qui. Portiamo fuori il filo, allunghiamo e lavoriamo un punto basso. Davanti a noi abbiamo ora le nostre catenelle. Entriamo in ciascuna catenella che ci si presenta e lavoriamo una maglia bassa. Proseguiamo in questo modo per tutte le catenelle che ci si presentano fino ad arrivare qui. Sulla prima maglia bassa che ci si presenta eseguiamo la variazione. Non entriamo qui al centro del punto, ma al centro del punto sottostante, quindi non qui, ma qui. Proseguiamo poi lavorando normalmente i nostri punti sempre al centro della V fino ad arrivare al secondo manico. Sul primo punto, prima delle catenelle, eseguiamo una variazione, una maglia bassa su ciascuna catenella ed eseguiamo la variazione anche sul primo punto basso presente dall'altra parte. Proseguiamo con una maglia bassa sopra ciascun punto fino al termine del nostro giro. Chiudiamo il giro sempre con la stessa chiusura. Nel giro successivo, quello che andiamo ad iniziare adesso, dobbiamo lavorare punto su punto. Quindi lavoro le mie maglie basse fino ad arrivare qui, davanti all'inizio del mio manico. Nel giro precedente, in questo punto, abbiamo eseguito una maglia bassa allungata. In questo giro rientriamo al centro della V di questa maglia, quindi come se avessimo lavorato normalmente nel giro precedente. L'effetto che andremo ad ottenere sarà questo. Dobbiamo poi proseguire lavorando al centro della V di tutte le maglie basse che compongono il nostro manico, scendere fino a qui, dove lavoriamo una maglia bassa al centro del punto allungato e ripetere questi step per tutto il nostro giro. Questo sarà il nostro penultimo giro di lavorazione. Ovviamente, se desiderate dei manici più spessi, più corposi, non dovete far altro che continuare a lavorare in circolare in questo modo, eseguendo sempre maglia bassa su maglia bassa sopra ciascun punto che vi si presenta. Per chiudere questo giro e cominciare il successivo, eseguiamo una variante rispetto alla chiusura che abbiamo fatto per tutto il corpo del nostro progetto. Allunghiamo sempre la nostra asola, sfidiamo l'uncinetto ed entriamo sempre da dietro sotto il secondo punto del giro, quello segnato col marcatore. Prendiamo l'asola, la poniamo sull'uncinetto e la portiamo sul retro. Nei giri precedenti siamo entrati sempre al centro di questa V. Questa volta passiamo invece sotto ad entrambe le costine dell'asola che abbiamo portato sul retro del lavoro. Prendiamo il filo e lo portiamo attraverso, creando così una nuova asola. Recuperiamo quella lasciata sul retro e andiamo direttamente a chiudere queste due asole, quindi non carichiamo il filo sull'uncinetto, ma con la prima asola chiudiamo la seconda. In questo modo. Ci spostiamo ora sul punto successivo. Prendiamo il filo, lo portiamo attraverso,
Siamo passati sotto alle costine, non più al centro del punto, e con la prima asola chiudiamo la seconda, eseguendo così un punto bassissimo che andiamo a segnare col marcatore. Ci spostiamo sul punto successivo, prendiamo il filo e chiudiamo direttamente. Lavoriamo una maglia bassissima sopra ciascun punto fino ad arrivare qui, dove inizia il nostro manico. In questo caso andiamo a lavorare un altro punto allungato, passando qui al centro del primo punto allungato eseguito, praticamente alla base di questo punto V. Entriamo in questo modo, prendiamo il filo, allunghiamo ed eseguo un punto basso allungato o punto canestro. Siamo ora davanti alle maglie che compongono il nostro manico. Abbiamo 2 giri di lavorazione, 1 e 2. Dobbiamo ora entrare alla base del primo giro di lavorazione, qui dove ci sono le nostre catenelle. Entriamo, prendiamo il filo, allunghiamo verso l'alto ed eseguiamo un punto basso. Punto successivo, scendiamo, entriamo nella catenella, allunghiamo, punto basso. Questo step darà maggior sostegno al nostro manico. Proseguiamo in questo modo per tutto il manico e su questi punti andiamo a ripetere i passaggi eseguiti sull'altra parte del manico. Quindi entro in questo punto, alla base della V, prendo il filo, allungo, punto basso allungato. Sui punti successivi devo lavorare un punto bassissimo, quindi entro in ciascun punto e chiudo direttamente. Prendo il filo e chiudo. Questo sarà l'aspetto di questa prima parte della nostra lavorazione. Come proseguire? Lavoriamo una maglia bassissima fino al prossimo manico, dove andiamo a ripetere questi step e proseguiamo con una maglia bassissima fino a qui, dove andiamo poi a chiudere insieme definitivamente il nostro progetto. Lavorata l'ultima maglia bassissima sull'ultimo punto disponibile, allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto, tagliamo il filo lasciandone un pochettino in più e sfiliamo il tutto. Mettiamo il filo su un ago e dobbiamo entrare da dietro sotto alle 2 coste della prima maglia bassissima lavorata. In questo modo togliamo il marcatore e portiamo il filo verso di noi. Torniamo indietro all'ultimo punto eseguito con l'uncinetto. Questa è la costa dietro della maglia bassissima e questa la costa davanti, guardando il punto in questo modo. Dobbiamo passare esattamente al centro tra le 2 coste e anche attraverso tutta la lavorazione all'uncinetto, portando così il filo all'interno del lavoro. Si viene così a creare una finta maglia bassissima e il corpo del nostro progetto viene chiuso senza alcun gradino. Utilizzando l'ago blocchiamo questo filo al di sotto dei punti appena lavorati, tagliamo l'eccesso e la nostra borsa interamente infilato è completata. Siamo così arrivati al termine del nostro progetto borsa. Abbiamo realizzato insieme la Fanta Real con l'omonimo filato di Real Filati, che vi ricordo potete trovare da tutti i suoi rivenditori. Sullo schermo trovate il link per accedere alla mappa interattiva dei rivenditori e se avete una merceria o un negozio e siete interessati a diventare rivenditori del marchio Real, trovate anche la pagina dei contatti. Ma ora ditemi, vi è piaciuto questo tutorial? L'avete trovato interessante? Andrete a replicare questa borsa? La realizzerete con i manici lunghi come ho fatto io oppure con dei manici più corti? Andrete o meno a rinforzare il fondo del nostro progetto? Fatemelo sapere con un commento proprio qui sotto il video. E se questo contenuto vi è piaciuto, mi raccomando, non dimenticate un bel pollice in su.
Se poi non volete perdervi tutte le prossime pubblicazioni che ho in programma per voi, mi raccomando, iscrivetevi al canale cliccando sull'apposito pulsante presente sempre qui sotto il video e aspetto tutte le foto delle vostre borse Fantarial che potete inviare a tutti i miei profili social. Perciò con questa nuova super colorata borsa vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e spero di rivedervi molto presto in una mia nuova pubblicazione, sempre qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento.